Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di settembre 2022. Abbiamo il giudizio, amici del Sagittario. Il giudizio parla di una presa di consapevolezza, una presa di coscienza. Può far riferimento a una sorta di illuminazione in quanto ad un'idea che vi arriva, o in quanto alla comprensione di determinate dinamiche. Parla di un risveglio comunque, ok? Di una rinascita. E qui abbiamo, guardate che interessante questa carta. C'è una bilancia con il denaro che pesa meno del peso della farfalla. Mm? Qui si parla di apprezzare quelli che sono i doni dell'anima, diciamo quelli che sono, lo vedo molto associato io alla farfalla con quello che è la libertà e anche in un certo senso la capacità di trasformazione. E vediamo che qui, in quello che è la carta del giudizio, si parla di rinascita, nascere nuovamente. È un po' come se qui ci fosse davvero una presa di consapevolezza in questo periodo per voi. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione qui sotto poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. 8 di bastoni, regina di bastoni, asso di pentacoli, la carta degli amanti e il 7 di coppe. L'8 di bastoni è una carta di forte energia, è una carta di comunicazione, è una carta di novità. C'è qualche cosa probabilmente che è venuto a galla qui. C'è una comunicazione che è stata fatta, una notizia che è stata appresa. È una carta comunque di forte energia, è una sorta di acceleratore naturale, diciamo così. Abbiamo poi la regina di bastoni, qui potrebbe fare riferimento a una persona che è vicino a voi oppure a un tipo di attitudine che in questo momento state assumendo. Quello lo andiamo a vedere poi dopo con i mini tarocchi. L'asso di denari ci dice che c'è il desiderio, la voglia, magari anche la prospettiva di iniziare un nuovo tipo di percorso. È sempre una nuova strada che si apre. Molte volte fa anche riferimento a qualche tipo di dono inaspettato. È una, come vi posso dire, è una novità che non ci si aspetta. Ricordatevi che avete l'8 di bastoni, che è una carta di forte energia. La carta degli amanti è al centro della lettura e potrebbe fare riferimento al fatto che ci sia una sorta di difficoltà a fare un certo tipo di scelta per amore proprio, perché la carta degli amanti ci parla del dover fare una scelta con il cuore. Abbiamo comunque poi un 7 di coppe, quindi sento che avete una serie di possibilità qui. Probabilmente si apriranno quelle che sono una serie di possibilità e non una sola. Andiamo avanti e vediamo che cos'altro vi dicono. Il 7 di coppe comunque è una carta, normalmente può essere vista sia come le possibilità che si aprono, sia come quelle che sono le illusioni. Però in ogni caso è una sorta di valutazione di quello che di quelle che sono le possibili alternative. Abbiamo poi un 8 di coppe e qui l'8 di coppe parla di una sorta di allontanamento, il bisogno di andare a cercare quello che è la vostra, quello che è importante veramente per la vostra anima, ok? E sento che è per quello che probabilmente c'è la voglia di ricominciare e c'è la necessità di dover affrontare questo tipo di scelta. Andiamo a vedere ancora una carta, vediamo come chiudiamo la lettura. Abbiamo un fante di spade.
Il fante di spade normalmente è un'energia un po', come vi posso dire, con scarso senso pratico. Quindi fate attenzione a questo 7 di coppe, valutate bene quelle che potrebbero essere le possibilità piuttosto che le illusioni, ma sento che lo farete solo prendendovi un tempo. L'otto di coppe, come vi dicevo, è la carta del ricercatore. Avete bisogno di andare avanti per le vostre idee. Il fante di spade vi consiglia anche di controllare meglio, di approfondire meglio il tema. Ehm, sì, avete bisogno di andare a fondo di quelle che sono queste possibilità che si apriranno nella seconda parte del periodo. Andiamo a vedere carta per carta. L'otto di bastoni, abbiamo un eremita al contrario e la carta della morte. La morte anche parla di rinascita, parla di nuovi inizi e qui avevate la carta del giudizio. C'è qualche cosa che bisogna tagliare. Qui la carta dell'eremita è al contrario e qui abbiamo un otto di coppe. Sento che in qualche modo c'è una sorta di isolamento che non si vuole affrontare. Quando c'è la carta dell'eremita si parla o di un isolamento volontario o meno, però e in questo caso, essendo al contrario, è qualche cosa dentro la quale non si sta bene. Andiamo avanti. Vediamo la regina di bastoni. Abbiamo un'altra regina di denari questa volta. Un fante di pentacoli, un 7 di pentacoli, un 2 di spade e un 7 di bastoni. Qui ragazzi c'è questo 2 di spade che è un po', se vogliamo, il preambolo di questa carta degli amanti, no? Ci si trova davanti ad un bivio, però guardate, qui abbiamo il 7 di pentacoli che è una carta che parla di attesa, di passività fondamentalmente, mentre il 7 di bastoni è una carta che parla di lotta solitaria. Quindi sento che qui abbiamo anche queste altre due carte, c'è bisogno un attimino di focalizzare meglio l'obiettivo. Non si vede qualche cosa qui, non si è consapevoli di qualche cosa. Andiamo a vedere questo asso di denari. Opla. L'asso di denari è spiegato da una regina di coppe e da un 10 di spade. Allora, la regina di coppe, visto che comunque abbiamo tante regine, per qualcuno si potrebbe fare riferimento a una madre o alla maternità in sé, no? Potrebbe anche essere che qui c'è qualcuno che desidera creare una famiglia o semplicemente c'è qualche tipo di riferimento alla propria madre. Però guardate, in realtà c'è un 10 di spade, qui c'è qualche tipo di sofferenza che si vuole lasciare indietro. Voglio andare a vedere gli amanti. Abbiamo un 3 di coppe e il diavolo. E qui c'è qualche tipo di influenza un po' pesante che in qualche modo sento blocca. Ed è probabilmente quello che avete bisogno di tagliare e per cui avete voglia, diciamo così, di rinascere, di ricominciare da capo. C'è un 10 e un asso, quindi c'è proprio questo desiderio di chiudere un capitolo e iniziare un capitolo nuovo. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo un re di spade e un 5 di bastoni. Sì, qui ragazzi dovete dare una direzione. Ok, perché qui fondamentalmente con questo 5 di bastoni e la carta del diavolo sento che siete un po', come vi posso dire, un po' troppo presi
Sì, da quelle che sono le illusioni. Questo 7 di coppe in questo caso lo posso vedere come se fossero le illusioni. Ma perché? Perché comunque questa carta vi dice, cercate di essere grati di quello che già avete, anche se in questo caso, essendo il soldo più leggero nella bilancia, sento come se fosse meno pesante nella vostra vita. Per voi le cose importanti sono altre, quindi non vi focalizzate eh, troppo su quello che è la materialità. Avete un diavolo, il diavolo parla di soldi illeciti, di lussurie, di energie basse, anche di energie tossiche, visto che comunque vicino a un 3 di coppe, per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che ci sia una terza persona in questa relazione o in questa situazione che in qualche modo mischia un po' le carte. In effetti qui abbiamo visto che c'erano due regine. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo, ecco, un'altra volta la regina di bastoni e un 9 di bastoni, entrambe al contrario. Sì, allora tutta questa situazione un po' pesante, diciamo, con il diavolo, è spiegata appunto dagli amanti, o meglio, il diavolo spiega agli amanti. Il tipo di scelta che voi dovete fare è quella di lasciarvi indietro un qualche tipo di tossicità, un qualche tipo di illusione, ok? E per farlo avete bisogno ehm, di andare a scovare dentro voi stessi, che è quello che farete e quello che non state facendo in questo momento, ma nella seconda parte del periodo sento che arriverà questo momento di introspezione, dove andrete a capire, vi illuminerete, vi arriverà quella comprensione per capire cos'è che vi manca, di che cos'è che avete bisogno, perché comunque con un 9 di bastoni al contrario, sento che siete in un periodo piuttosto stanco, ok? Anche perché arrivate da una morte, arrivate da un periodo di trasformazione, qui qualche cosa è cambiato. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 8 di pentacoli, 4 di spade, la carta della luna e un cavaliere di coppe. Il 9 di pentacoli è una carta di amor proprio. Io lo considero l'arcano minore degli amanti. Qui si tratta di lavorare sull'amor proprio, di guarire, ok? La presa di consapevolezza. Ricordatevi che è rappresentata da un angelo, quindi parla anche di destino, parla di protezione divina. Anche qui è raffigurato un angelo, ok? E anche questa, come l'otto di coppe e la carta dell'eremita, è una carta che vi invita a quello che è un isolamento, per recuperare le forze fondamentalmente, per rigenerarvi, perché comunque siete in un periodo di stanchezza, con questo 9 di bastoni al contrario. Qui c'è qualche tipo di sogno che fa riferimento al passato e anche il giudizio fa riferimento al passato, al quale voi volete andare incontro. E il fante di spade vi invita a partire per la guerra, ma a rimanere anche con i piedi per terra, perché comunque è una carta piuttosto idealista. È un po' come se doveste guarire voi stessi qualche tipo di paura che magari avete, che vi portate dietro dal passato. Tenete presente che il fante di spade potrebbe essere qualcuno che entra nella vostra energia nel prossimo periodo e che in qualche modo può aiutarvi appunto a guarire. Mm? Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa hanno da dirvi. Sento che si parte da una situazione non proprio serena, ma perché? Perché c'è questo bisogna lasciarsi indietro la tossicità del diavolo. Dovete fare un lavoro di amor proprio, lasciare indietro quelle che sono le illusioni, che potrebbero essere le illusioni della mente o le illusioni delle cose materiali, per cercare veramente quello che a voi rende felici. Che avendo la farfalla qui io sento che per molti è la libertà o questa capacità di trasformazione. È interessante perché la farfalla, appunto, io la vedo come trasformazione e qui avete la morte e in questo mazzo la morte viene chiamata trasformazione.
Ok, andiamo a vedere Osho che cosa... Ok. Abbiamo il compromesso, la carta del ribelle e momento per momento. Ragazzi, qui il compromesso vi dice che in un certo modo bisogna, per ottenere qualche cosa, bisogna accettare qualche cos'altro, ok? Il compromesso è un accordo al quale si arriva per riuscire comunque ad ottenere quello che si vuole. Abbiamo poi anche però la carta del ribelle, che è la carta dell'imperatore. In questo mazzo soprattutto a me piace perché rompe le catene. È una persona che crea le proprie regole. Quindi che sia un'azienda familiare, una situazione di coppia, una situazione familiare senza che necessariamente sia un'azienda, qui si tratta di arrivare ad un compromesso, stabilire le proprie regole e si fa giorno dopo giorno, momento dopo momento, ok? Quindi un passo alla volta fondamentalmente. Questa trasformazione, diciamo che più lenta è e meno dolorosa sarà, però è necessaria perché avete questa zona della lettura che parla proprio di amor proprio, di scelta, di questa sorta di tossicità che c'è. eh, Non sento tanto che siano, perché il diavolo normalmente fa riferimento al potere mentale. Non sento tanto che siano pensieri, ma per qualcuno potrebbe far riferimento a una terza energia che è all'interno di questa situazione e che in qualche modo influenza, perché comunque il diavolo parla anche di condizionamento, oppure parla di qualche tipo di illusione alla quale... tenete presente che comunque il diavolo rappresenta l'ego, quindi quello che si vuole per ego. Io voglio quello, indipendentemente dal tener presente quali siano i sentimenti degli altri o le volontà degli altri. Le persone molto egoiche vogliono quella cosa lì e punto, cioè, ed è giusto così come dicono loro e fanno di tutto per riuscire a raggiungere l'obiettivo, ok? Ecco, non vi fate intrappolare troppo dall'ego. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio. Sì, un ultimo messaggio da parte... Ok, abbiamo amore. Guardate, avete la carta degli amanti proprio qui in centro lettura. Ehm, Questa carta è molto bella perché dice vivi la tua verità e qui vi tiro sulla carta del ribelle, ok? E condividi l'amore che è nella tua anima. Bellissima carta, devo dire. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!